Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Il negozio da dove sto registrando questa clip mi serve anche per capire alcune esigenze, alcune preferenze che avete voi come clienti, e per voi intendo tutti quelli che smanettano, che hanno Power Station e che magari giocano coi pannelli, vogliono aumentare l'autonomia, eccetera. Ad esempio, ho capito che tantissimi di voi, non amano le espansioni, e lo comprendo bene perché alcune Power Station neanche sono predisposte. Quelle predisposte effettivamente le espansioni costano quasi come la Power Station, e allora venite qua dentro e mi illustrate le configurazioni più strampalate, dove a volte, non sapendo più come fare per sfruttare quello che vi potrebbe ancora dare il sole, tanti mi chiedono se ha senso e se funziona caricare una Power Station con un'altra, perché magari su una Power Station avete collegato il fotovoltaico e quando arriva al 100% piuttosto gliene attaccate un'altra e la caricate direttamente con la prima. Allora, questa cosa si può fare. Io ogni volta vi dico, però calcola che in questo passaggio c'è una perdita che però non so quantificare, e siccome la domanda è diventata molto ricorrente ho deciso di fare dei test. Le Power Station qui non mancano, ho deciso quindi di fare un test con due Power Station uguali, giusto per capire con la stessa capacità se e quanto perdiamo per strada. Ho preso una C180P che nello specifico ha un accumulo di 1440 Wh. Ne ho messe quindi due uguali che si ricaricano a vicenda in due modalità diverse. Iniziamo a fare questo test per capire se e quanta percentuale perdiamo per strada, ma prima di andare avanti mi raccomando che non costa nulla, vi iscrivete, per voi è solo un click, ma per me diventa importante e mi aiutate a far crescere il canale per portare progetti e video sempre più interessanti. Ora partiamo con i test. Inizierei a caricare con il lato AC, quindi spina collegata direttamente nella Power Station donatrice. Esempio pratico, qui ne abbiamo una al 3% scarica, vedete che c'è il simbolo della batteria, ne abbiamo una donatrice al 100% appena finita di caricare, attiviamo l'uscita C, sono le 12:06, uscita C attiva, vedete che compare il grid, parte la ricarica, l'ho messa in modalità standard, sta caricando circa 1 kW, vedete che questa è sui 9,90, in uscita ne dà 9,60 perché comunque i valori non sono mai perfettamente allineati. Vediamo quanto ci mette partendo da mezzogiorno, poco più di mezzogiorno, e vediamo a fine ricarica come saranno le percentuali. Ho messo su entrambe il display sempre attivo, così le teniamo d'occhio. Allora, sono passati poco più di 10 minuti, la donatrice è all'85, l'altra è al 14, se facciamo 85 più 14 siamo a 99, quella era partita col 3, quindi vedete che c'è già un minimo di discrepanza. Allora, sono le 12:40, siamo quasi al 50% con la donatrice e siamo al 39% con quella che era scarica. Vedete che 54 più 39 siamo a 93, quindi la percentuale di perdita è ancora aumentata. Adesso cosa faccio? Spengo un attimo l'uscita C, sospendo questo trasferimento perché intanto sono le 12:40, vado a fare pausa ma voglio essere presente quando avrà finito, quindi riprendo tra qualche ora. Adesso le spengo e riprendiamo più tardi. A few moments later. Allora, 15:40 riprendiamo immediatamente, 39:53 facciamo partire la C e andiamo avanti. Vedete che sale piano piano, arriverà circa al kilowatt e continuiamo la ricarica. Allora, 16:16 siamo quasi addirittura d'arrivo, c'è già la luce rossa, siamo al 5%, quella è al 76%, la faccio andare fino alla fine e vediamo dove si ferma. Ok, la fermo io prima che si spenga, siamo arrivati all'1%, quindi l'abbiamo scaricata praticamente tutta e lei è solo al 79 meno la percentuale di partenza. Allora, per fare il trasferimento ci abbiamo messo circa 84 minuti. Abbiamo portato la Power Station da caricare al 79% partendo da un 3, abbiamo quindi caricato il 76% di quella vuota con il 99% dell'altra, perché siamo partiti da 100 e siamo arrivati a 1. Questo vuol dire che abbiamo caricato perdendo per strada il 23% dell'accumulo. Ora facciamo lo stesso test ma col DC. Ok, ora adesso invece facciamo il contrario. Questa è la donatrice che è arrivata al 100, questa è al 4, va bene, non è al 3, poco cambia. Proviamo a fare la ricarica in DC, quindi da uscita accendisigari a 12 volt a ingresso sempre in DC che fa 12,60.
Anche qui una piccola discrepanza, usciamo a 110, entriamo a 100, così ci metterà un sacco di tempo, ma vediamo la perdita percentuale. Allora, aggiornamento, intanto la donatrice è arrivata al 52, mentre quella da caricare è ancora al 36. Andiamo avanti e poi alla fine facciamo i conti. Allora, aggiornamento, la donatrice è al 36 e quella che deve caricarsi è al 47. Come procede? Come procede? Donatrice al 29, ricevente al 52. Siamo quasi addirittura d'arrivo. Bene, abbiamo finito, intanto si sono spente perché non ero presente, questa è arrivata completamente a 0, mentre questa è arrivata all'80. Allora, qui siamo partiti dal 100, siamo arrivati a 0 per la donatrice, quella scarica è partita dal 4 ed è arrivata all'80. Per strada abbiamo perso 80 meno 4 fa 76, da 100 a 0 abbiamo caricato 76, quindi per strada abbiamo perso il 24%. Prima il 23, adesso il 24, vuol dire che siamo lì. Sicuramente lavorando in DC c'è un'efficienza maggiore perché non abbiamo il consumo dell'inverter, ma è anche vero che abbiamo tenuto la power station accesa per più tempo. Qui non sono riuscito a cronometrarlo, ma molto di più. Chiaramente tutta la parte di elettronica eccetera ha un consumo, ho lasciato i due display accesi che hanno un consumo per quella che scarica e un assorbimento maggiore per quella che deve ricevere, non tantissimo però c'è. Quindi a cosa serve questo test? Alla fine, se vogliamo, non serve a niente, ok? È un esercizio, però serve a capire che mediamente dovete tener conto di un 25% di perdita se decidete di fare il giochetto di caricare una power station con l'altra. Se lo state facendo mentre avete un esubero di produzione va benissimo, tanto è tutta roba che arriva da sole, le power station le avete già comprate, quindi più riuscite a caricare meglio è e prima rientrate dell'investimento a patto che ne rientrate. Però a chi piace giocare, a chi piace avere soddisfazione facendo esperimenti, sappiate che questa può essere una regola per fare i calcoli nei vostri prossimi progetti. Questo è tutto, se vi è piaciuto il video un bel like, mi raccomando iscrivetevi che non costa nulla, noi ci vediamo al prossimo video, prossima diretta del giovedì sera, se passate qua in negozio come al solito un caffettino, discutiamo di tutte queste cose e sappiate che ogni volta che venite qua a chiedermi informazioni, inconsciamente mi state aiutando perché riesco ad acquisire esigenze lato cliente che mi possono servire per sviluppare qualche idea o qualche video. Grazie a tutti, ciao da Massi Dattoli.